Il Napoli è scatenato, occhio alla corsa a scudetto. Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi torniamo sulla serie del calciomercato perché il Napoli è scatenato sul mercato. E perché? Perché ha preso Alessandro Buongiorno. Non ho capito. Ma prima di iniziare vi lascio un like, commento, iscrizione. Se non lo fate non iscrivetevi, ovviamente piccolo in classe con il telecomando che devi minacciarvi come sempre di più perché appunto più del 85% di voi guarda i miei video per non iscrivermi al canale. Ecco, iscrivetevi se no Buongiorno vi fa una tripletta contro alla prima giornata di Serie A che gioca contro di voi. Occhio, soprattutto anche al fantacalcio, non vi conviene e se lo prendete si fa autogol. Non rischierei. Partiamo come sempre. Allora, guarderemo un po' io delle sue skill come che nessuno lo conoscesse e poi a fine video come sempre darò un voto qualità-prezzo e un voto di quello che può dare Buongiorno al Napoli del presente ma soprattutto del futuro. Calma perché questo Napoli è matto e ci sono altri colpi del Napoli in vista. Questi qua sono matti veramente. Occhio Antonio Conte. Ok ragazzi, vi lascio ovviamente sempre il link in descrizione del video e anche il link ovviamente del canale da cui prendo ovviamente lo stesso video. Andiamo e fatemi sapere voi nei commenti soprattutto cosa ne pensate di Buongiorno al Napoli. Io dico un colpo esotico, ma occhio. Allora, Buongiorno a me piace veramente tanto, è molto grosso, dotato di un'ottima tecnica e un gran colpitore di testa, quindi occhio per i calci d'angoli. Ha fatto quest'anno una stagione meravigliosa al Torino, con la Simone in una maniera indegna. Io non riesco a capire come sia possibile che Spalletti, quel pippone di Spalletti, non l'ha fatto giocare neanche un minuto, va bene. Vabbè. Sono veramente perplesso perché è veramente forte, calcia a destro, sinistro, principalmente sinistro, però comunque calcia di destro, di sinistro, può giocare in una difesa centrale, comunque nella difesa 4, può giocare nella difesa 3 sia centrale stesso che braccetto a sinistra, molto utile. Bisognerà capire cosa farà il Napoli. Ha intuito giocare a 3 conoscendo Antonio Conte, però attenzione perché bisognerà capire appunto con Kvaratskhelia. Kvaratskhelia non è uno da seconda punta, è più da un esterno, quindi occhio è possibile anche esclusione direttamente di Kvaratskhelia dal mercato del Napoli, cioè lo vendono nel senso come addio dalla rosa perché non è in questo ruolo. Dopo non so se Antonio Conte impazzisce e fa un 4-3-3 strano, quindi calma, quello è matto. L'abbiamo visto alla Juve, all'Inter e non solo. Guarda qua che cosa sta facendo, robe strane. Allora, si è parlato anche negli ultimi minuti, già prima, ma comunque all'ultimo si era interessato anche l'Inter, però alla fine il Napoli ha avuto la meglio. Buongiorno ha aspettato comunque i nerazzurri per un po', ma alla fine ha deciso di accasarsi alla squadra partenopea. Guarda qua che gol bellissimo. Quindi occhio perché veramente questo Napoli sta facendo una squadra buona e non avendo le coppe, occhio per lo scudetto. Perché anche la Juve non aveva le coppe, ha rischiato se mancavano ancora 2 o 3 giornate alla fine di uscire direttamente dalla Champions. Ma va bene, però Antonio Conte non è il classico Allegri di turno, quindi occhio. Attenzione. Tripleta Buongiorno ogni partita, scudetto facile alla terza giornata. Ma come? Guardate che roba che fa, cross bellissimo, è lui che anticipa sul primo palo, bellissimo, strepitoso. Che cacchio di qualità di video che sei? Cosa siamo, nel 1800? Ma che è? Sembra quando devi registrare un UFO, guarda in versione assist man. Questo Buongiorno, cioè Buongiorno io lo paragono molto a, come si chiama? A Bastoni, non è lo stesso giocatore, Bastoni è 100 volte più forte. Però questo Buongiorno a me piace tanto. Occhio, perché secondo me con Antonio Conte può crescere veramente tanto. Con Antonio Conte, scusate, non Antonio Conto. Comunque può crescere veramente tanto, quindi attenzione a questo ragazzo che per me... Forse Napoli non è la destinazione giusta? L'ha cercato anche la Juve perché lui ha rifiutato la Juve già un po' di tempo fa che si parlava. Ha detto no, non voglio andare alla Juve. E già questo diciamo che come uno tifoso del Torino può tranquillamente gradire, visto che ormai il Torino va sempre... poi a giocare alla Juve qualcuno, basti pensare a Ogbonna che ha detto non andrò mai alla Juve, è andato alla Juve. Bremer non andrò mai alla Juve, è andato alla Juve. Buongiorno, grazie a Dio non è andata alla Juve per un tifoso del Torino ovviamente, quindi grande Torino in tutti i sensi. Guardate come sposta tutti. Non lo so, ripeto, è un colpo da 50 e 50 perché secondo me può essere un ottimo giocatore, però bisogna vedere come si può ambientare in una piazza. Ok, Napoli non è, senza offesa, una piazza che dice ok, lotto ogni anno per vincere lo scudetto, per la Champions sicuramente, per lo scudetto abbiamo visto ogni anno quando arriva lo scudetto, no? Proprio contro il Napoli questo gol bellissimo, quindi Sicuramente forse avrebbe avuto una pressione maggiore all'Inter, alla Juve o al Milan, però comunque il Napoli
dopo la stagione, senza offesa, orribile che hanno fatto e che avete fatto in questo caso, di sicuro un po' di pressione ce l'ha. Però non lo so, ripeto, per me o stecca o fa una stagione veramente allucinante. Spero per lui e per i tifosi del Napoli che faccia la stagione della vita. Se prova a segnarmi contro l'Inter, penso che gli spiezzo le ossa, ma questo è un altro conto. Va bene ragazzi, allora non lo so. Voto qualità prezzo, l'hanno pagato, perché l'hanno pagato. Però secondo me valgono assolutamente tutti i soldi spesi, e io vi dico, sulla fiducia che possa fare bene anche quest'anno, io vi dico un bel 8. Per quello invece che può dare al Napoli del presente e del futuro, anche perché c'è una clausola rescissoria, chiedo scusa, di 70 milioni, è difficile che qualcuno in Italia te la venga a pagare. Quindi attenzione, poi non si sa mai, arriva il primo sceicco di turno a una squadra italiana, soprattutto occhio al Como, che il Como sta facendo una squadra stranissima, arriveranno anche dei video sul Como, e se lo porta via. Non credo, però occhio. Vabbè ragazzi, che dirvi? Like, commenti, iscrizione, fatemi sapere voi nei commenti cosa pensate di Buongiorno al Napoli. Io sinceramente sono molto curioso, però molto dispiaciuto perché l'avrei voluto vedere all'Inter, però purtroppo costa, e l'Inter, se non fa colpi a parametro zero, non è l'Inter. Infatti non vorrei capire perché non ha ancora preso Varane invece che lasciarlo al Como. Ma va bene! D'accordo ragazzi, che devi ancora? Appunto, like, commenti, iscrizione, fatemi sapere appunto cosa ne pensate voi, sia se siete tifosi del Napoli, sia se tifate qualche altra squadra. Ripeto, sono stracurioso, quindi occhio a Buongiorno, come minimo gol all'esordio o autogol, come ho già detto per un altro personaggio che vi lascio qua sopra la compilation completa. Andate a recuperarvi tutti i video così scoprirete di chi stavo parlando. E seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube e anche su TikTok, e non posso dire altro che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire occhio a Buongiorno, che se questo qua si sveglia è finita per tutti. Soprattutto occhio a sto Napoli che sta facendo colpi esoticissimi. No, Pingualè, ciao e ansia.